Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Loris. Ciao, ciao. E della sua Omoda 7, un'auto nuova, è appena uscita. Quant'è che ce l'hai, Loris? Da 3 mesi all'incirca. 3 mesi all'incirca, ecco. Loris, raccontaci un attimino perché hai scelto l'Omoda 7 e perché hai voluto sfidare. Semplicemente arrivavo da un'auto elettrica e l'auto elettrica non ho nessun tipo di negatività, è stata una macchina perfetta, l'unica cosa che la vedo come una seconda macchina per le mie caratteristiche che abbiamo in famiglia e pertanto ho deciso una macchina, un plug-in, che in maniera di avere la possibilità di correre in elettrico e poi se per caso dovesse finire la batteria si passa a benzina e si fa quanta strada si vuole. Questa è la mia motivazione. Ho preso una Omoda perché avevo guardato altri brand, il budget che mi ero posto era un budget, avevo un limite, alla fine con gli altri brand andavo un po' sopra prezzo, questo mi dava gli stessi option, le stesse cose che mi davano altri brand e ho voluto fare una prova. Ok, avevi paura per il marchio Omoda o sei stato tranquillizzato? Ma sono stato tranquillizzato perché l'ho acquistata su una concessionaria dove ha un altro brand molto importante, perciò penso che non ci mettano la faccia. Poi anche perché avevo provato altri amici che hanno un modello Moda 9 e ero rimasto abbastanza colpito e ho voluto provare questa appena uscita e sono rimasto soddisfatto sia a livello optional, a livello di avance e tutto quello che ha. È una macchina che mi dà, a oggi, dopo 3 mesi, mi dà soddisfazioni. Posso dirti anche che ho guardato il fatto dei 7 anni di garanzia, i 150.000 km. Quindi a 7 anni questa di garanzia? 7 anni di garanzia. E 150.000 km. Non è poco a confronto dei 2 anni classici che danno... Esattamente, esattamente. È una delle cose che mi ha spinto un po' in più. Poi ti dico, questa ha una batteria da 18 kW4 che mi fa fare un'autonomia di all'incirca su un extraurbano di 90 km, perciò per la strada che faccio io per andare a lavoro, per muovermi qua su e giù, mi va benissimo perché alla fine ti dico la sincera verità, io ce l'ho da 3 mesi come ti dicevo prima e ho fatto il pieno appena uscito dalla concessionaria che sono all'incirca sui 45 litri e sono ancora con quel pieno, è quasi finito, sono quasi in riserva però e ho 5.000 km. Perciò tutto il resto la faccio io. A casa ho la fortuna di avere un impianto fotovoltaico, la ricarico con Col fotovoltaico? Col fotovoltaico, sì, con la presa e pertanto io vado sempre in elettrico, con la tipologia che fa strada, facciamo noi su e giù, lavoro e casa, la macchina è sempre in carica e perciò non la uso sempre. Non posso neanche chiederti i consumi perché sei ancora il pieno dopo 5.000 km. Ho visto in base a quello che ho provato a constatare quelle volte sotto benzina, comunque la macchina è grande, tutto dovrebbe fare sui 16-17 con litro di benzina. Per il resto non saprei dirti perché. Cioè, 5.000 km. Ma hai visto più o meno prima, perché prima dicevi che ha 18% della batteria, lei sì, accende il motore. Lei, tu parti sempre con la batteria e va sempre in elettrico, ha comunque un selettore che puoi andare o in elettrico o in benzina. Io parto sempre in elettrico, lei quando arriva a un limite minimo, che è intorno ai 16-17%, lei passa da batteria, passa col motore termico. Okay. E automaticamente si ricarica. Tu mentre corri hai la possibilità di ricaricare comunque la batteria. Questa è una bella cosa perché è il motivo per cui hai preso una plug-in ricaricabile col motore termico, perché se prima l'elettrico non ti bastava, come mi dicevi vado a Torino, devo caricarmi, io non ho voglia di fermarmi, con questa qua non hai nessun problema. Insomma. Esattamente, questo è. E secondo me hai fatto bingo, nel senso che hai scelto l'auto giusta, perché se dopo 5.000 km hai ancora il pieno di benzina, vuol dire che stai sfruttando l'elettrico nel sistema giusto. Cioè come è nata l'auto, per quello che è nata l'auto. Esattamente. Perché logico, se uno fa 400-500 km al giorno, anche no. Per quello che come la usi te, secondo me è giusto avere quest'auto qua e puoi caricartela al lavoro, puoi caricartela a casa. Esattamente. Quindi siamo perfetti. Quindi per questo nasce quest'auto qua. Adesso andiamo a vederla dentro, mi sembra molto lussuosa, per quello... Sì, come rifiniture non è male, sinceramente. E adesso vedremo tanti optional e sinceramente non dispiace. Questo è il livello più alto, sì, no? Sì. Loro fanno solo 2 modelli, che è questo che è il topo di gamma e poi
fanno quello in base, ma cambia solo a livello estetico i cerchi davanti, il tetto apribile e lo schermo che si sposta, poi te lo faccio vedere, che si sposta trasversalmente. E qualche avance sulla sicurezza e basta. Poi c'è un modello che dovrebbe uscire in questi giorni, che è quello che ha il parcheggio assistito, che tu dal telecomando lei parcheggia da sola. Abbiamo sta chicca in più. Ok, beh, ma se uno ha un garage stretto, magari vai dentro, non puoi più aprire le porte e lo mandi indietro. Ok, buttiamola così. Buttiamola così, io la vedo per quella cosa là. Esatto, o perché la moglie non è bravissima a fare manovra, diciamo così. Qui dietro abbiamo anche Federico, che è una persona che abbiamo già fatto dei video assieme, e prima gli avevo chiesto: Federico, prova a fare te delle domande a Loris, visto che è il suo amico. Cosa ti chiedevi prima di prenderla? Nel senso che magari per chiarire qualcosa a qualcuno, per dirgli: ragazzi, andate tranquilli perché Omoda comunque non è l'ultima arrivata, cioè è un gruppo che... No. Come dicevi te, questo concessionario qua ha un marchio molto importante, un brand tedesco, non penso che vada a rimetterci... Quello che dicevo. Poi mi sono anche informato, ho visto che a Milano hanno uno stabilimento di pezzi di cambio incredibile, basta guardare, se tu guardi su Google e digiti, c'è questo stabilimento che è enorme, pertanto ho visto anche chi ha avuto dei piccoli problemi dovuti a degli incidenti stradali, che perciò ha rotto radiatore e roba, i pezzi sono arrivati sul giro di una settimana, perciò... sono rimasto anch'io sorpreso dall'efficienza che di solito ti dicono ma poi i cinesi, i ricambi arrivano, non arrivano, ma... Questa è una cosa molto importante secondo me, perché io ho fatto un Omoda 5 e l'ha preso sempre sullo stesso concessionario dove hai preso te, e quindi che vadano a vedere là dove l'hanno presa, e gli ha fatto un contratto addirittura che i pezzi di ricambio dovevano arrivare entro 24 ore da quando li ordinavano la concessionaria. Quindi cioè 24 ore è veramente impressionante, quindi siamo arrivati a livelli molto alti, hanno studiato bene anche il dopo, il post vendita. Bene, adesso facciamo un giro intorno all'auto, misuriamo come al solito il bagagliaio, vediamo quanto spaziosa è e quanto comoda è. E faccio una piccola parentesi: vedo che le auto cinesi, quasi tutte le auto cinesi, dedicano più spazio alle persone che se no ai bagagli. Non so se è una sensazione mia, ma tutti i bagagli che ho fatto io, cioè anche un'auto così, che comunque è un SUV di categoria C, quasi D, perché è un 4,66 m, e il bagagliaio non è enorme come lo spazio che c'è dentro, in proporzione. Ma può essere, è vero, perché sinceramente poi non so se sia una diceria, dicono che in Cina sono abituati che viaggiano tanto, hanno sempre l'autista, viaggiano dietro e perciò occupano lo spazio dietro, sia più comodo, più confortevole per chi sale dietro. Però io vedo che il baule in questa macchina non è piccolo, questo non è piccolo. Ci carichi le due bici? Sì, una sopra l'altra ci stanno senza togliere ruote, senza niente. Ok, si caricano questo due bici. È stata una degli assolutamente le caratteristiche che doveva avere. Lui va a correre in bici con Federico, no? Sì. Ok. Bene, adesso facciamo un giretto intorno, prima che arrivi il temporale che ci sta arrivando, e misuriamo anche il bagagliaio. Allora, partiamo dal nostro bel frontale, bello aggressivo, sembra quasi un prototipo più che una macchina reale. Sono riusciti a fare una macchina con tanta carrozzeria, veramente bello. E adesso è andato via il sole, e vedete qua c'è scritto Omoda, e il colore è metallizzato, adesso non si vede purtroppo. Cerchi da 20 pollici, come dicevamo prima, ruote Continental, quindi non ruote strane che uno dice, boh, hanno risparmiato sulle ruote, 2,35, 45, R20, quindi molto basse anche. Bene, questa è la vista laterale, eccola qua, una bella auto imponente, interessante, molto interessante secondo me. Questa è la parte posteriore, ecco qua, la scritta Omoda sopra qui, poi un'altra qui, Omoda 7, e la scritta PHEV, che significa che è plug-in. Loris, se vuoi aprirci il bagagliaio, facci vedere anche elettroattuato, sì. Sì, te lo apro, ci può aprire anche da dentro, ma se no, te lo apro fuori, o anche dalle telechiavi del telecomando, ma le ho dentro, e altrimenti le puoi aprire anche dal telecomando. No, dai, ne ha di bagagliaio e come, e facci vedere qua il tendalino, tira giù così, ok. Confronto all'auto che avevi prima, anche se era un'altra categoria, qua sì, il bagagliaio ne abbiamo. Ti dico, è un po' alto, sì, piano, perciò come spazio di altezza non è tantissimo, però è abbastanza capiente, lo vedi come misure, sì, non è piccolo. Ti dico, sotto alla batteria, ok,
e il cavo di ricarica per la colonnina e questa cosa, perciò, e sotto ci sono le batterie per quello che è un po' rialzato, Ok. se no avrebbe, perché poi avere il pozzetto non è neanche quello una cosa bellissima, però... Ma di spazio mi sembra... Sì. Proviamo a misurare un attimo la profondità. Te la misuro da sotto o da... Così, sì, da sotto lì a qua. Siamo a 97. 97 utili. E la larghezza sulla parte più stretta. Siamo a 98. 98, 97 per 98. E l'altezza da qui alla capelliera, così. Un 40. 40 cm. E un 70 totale. 70 totale, giusto, bella anche quella misura là. Qua le biciclette allora dicevi che buttando giù i sedili fa un piano unico e ci sta, okay. Sta, è abbastanza spazioso. Sì, anche perché, signori, guardate quanto fonda è. Dopo bella questo tettuccio apribile qua che dà tanta luce, veramente tanta luce. Eccoci qua. E proviamo a salire dietro, adesso così vediamo un attimo la chiusura qua col tastino. Permetto a Loris di farlo. Se vuoi salire dietro, tu sali di là così facciamo vedere lo spazio interno. Che porta, cioè veramente una porta grande e tosta. Beh, tu sei alto? 1,81. 1,81. Davanti guida lui, guardate spazio che c'è ancora. Cioè tranquillamente un 15 cm ci sono tranquilli, anche con la testa ci stiamo sì. Tranquillamente, bello tettuccio così, tanto panoramico. Abbiamo le maniglie sopra e anche le maniglie qui dietro, eccoci qua, belli, queste due luci a led piccoline, e quindi abbiamo maniglie davanti, dietro, davanti anche di qua, e per quanto riguarda lì c'è un portaocchiali lì. Le cinture sono regolabili in altezza, quindi hanno fatto una bella roba, un gancetto da mettere qui per mettere la giacca, quello che si vuole. Guardate i sedili come sono rifiniti, molto bene. Qui abbiamo le bocchette dell'aria per la parte posteriore. Poi abbiamo un piano completamente piatto, quindi non abbiamo nessun traverso qui. USB e USB-C, quindi è completo. Guarda qua come sono fatti i sedili, che belli che sono. Mezzi in pelle e mezzi in tessuto. Anche la porta rifinita molto bene, morbida. Poi abbiamo qui l'altoparlante. Cioè, Federico, cosa dici? Ho letto anche che l'impianto musicale anche sì, Sony non è male assolutamente. Da specificare anche questo, perché non tutte hanno un bel impianto audio. Questa qua ha un bel impianto audio, ma io sto guardando la porta, non so quanto peserà una porta del genere, ma è veramente grossa e tosta e abbondante, no? Cioè veramente... Sì, diciamo che dà sensazione di solidità, siccome a guardarla, per dire la verità. Sì, è un bel prodotto, è rifinita molto bene. Qua sotto, vabbè, plastica risida, ma qua è rifinita molto bene, essendo anche una porta posteriore, che non è una cosa scontata, insomma. Ok, andiamo a vedere la parte davanti, prima che ci arrivi il signore qua. Ok, qua mi sa che ne abbiamo da dire un po', perché è molto spaziosa da quello che vedo, un bel bracciolo, dei ripostili anche qua sotto. Cosa particolare che vedo qua, si disattiva l'airbag sotto qua, una volta che lo vedo qua. Presa USB, USB-C, ripiano qua sotto, qua abbiamo una ricarica wireless per il telefono, sempre raffreddata, e abbiamo 50 watt. Qua un pozzetto, un altro porta oggetti qua. Sì, spazio qua ne hai a volontà. Qua è le modalità di guida. Sì, qua abbiamo la modalità di guida, che poi te la faccio vedere quando la accendo, e qua c'è l'acceleratore se vuoi andare o totalmente elettrico o in ibrido. Bello. Ok, ma guardate anche qua come è rifinita. Uno schermo grande e uno piccolo schermo piccolo per le piccole funzioni che usi durante il viaggio. Ok, entro un attimo. Qua il display piccolino che diceva, le scritte sono un po' piccoline, ma però comunque ci sono ed è molto utile questa cosa qua. Il selettore del cambio è qua sotto. Sì, è qua come Mercedes, Renault. Ok, e i terzi invece sono da questa parte. Con gli indicatori di direzione. Sì. Ok, quindi tutti sulla stessa lineetta. Qua la ricarica è bella perché massimo 50 watt di ricarica wireless è tanto, veramente tanto, per quello hanno messo il raffreddamento. Belli sti materiali qua, sono tutti morbidi, rifiniti bene, anche qua i tweeter. Impianto qui viene specificato che è un impianto Sony, che ci diceva prima. Non c'è il cassetto,
No, qua per i portaoggetti? su questa serie non c'è il cassetto portaoggetti perché ha il monitor che si sposta. Ok. Ah, basta far così? Quindi io sono in viaggio, posso mettermi qua? Non è proprio così. Qualcosina sì, ma poi giustamente per una questione di sicurezza e a una certa velocità o se fai certe manovre lui torna di qua. Ogni tanto mia moglie arriva a smanettare, ma è tutto limitato perché giustamente secondo me è più una cosa di bellezza. Ah, ok. Questa è una di quelle classiche cose un po' cineserie, diciamo, che hanno voluto inventare. Tamarre, diciamo così, però c'è. Però se sei l'altro giorno in coda e tutto, vedevo che mia moglie smanettava. Perciò. Sì, uno magari dice voglio guardare qualcosa. Nel momento in cui aumenti la velocità, sicurezza e tutto, parte di qua e non puoi più. Ah, vai in automatico dall'altra parte. Quindi le bocchette dell'aria sono tutte qua, in questa zona qua. Esatto. Ok. Molto bello sta roba qua con quei 4 dita. È così, zac, e lui torna di qua, nella sua posizione attuale. Però anche una bella qualità questo schermo qua. Sì. Veramente grande. Ottimo. Ah, lì ha il DAP display, sì, cioè vedi proiettato? Esattamente, se tu lo vedi è già proiettato. Ok, forse non si vede. No, non si vede. Non si vede perché c'è forse troppa luce e che lui non lo rileva. Poi qua abbiamo il tettuccio apribile. Con uno scatto si apre così, okay. Con il secondo scatto tira apre sulla tendina davanti e si apre tutto. Ok, e qua potete andare fuori e guardarvi il panorama. Beh, bello. Ok, qua lo richiudi. Tutte lucine a LED. E con l'altro in parte. Ah, la del tendalino. Esatto. Ok, che se batte troppo il sole puoi scurarlo. Tutto nero. Eccoci qua. E adesso qua lui si chiude così. Fai fino a metà, poi se gli dai 2 colpi chiude il tutto. Esatto. Ok, e qua chiudi tutto quanto e se c'è troppo sole siamo a posto. Esattamente. Bella. È rifinita molto molto bene. Una signora auto, diciamo così. Qui dopo hai tutti i comandi per quanto riguarda... Tu entri sulla... Che prima mi dicevi dopo 3 mesi devi ancora usarla. Esattamente. Tutto. Qua comincia col controllo che sono i comandi rapidi al momento che ti serve qualcosa, chiudere gli specchietti, aprire il portellone, sono tutti i comandi che all'incirca sono in giro per la macchina, però puoi comandare il tetto apribile, tutte queste cose. E qua vedi, se stai qua una settimana capisci tutta la regolazione, come la regolazione degli specchietti, tutta sta roba. Qua passiamo, ci sono le luci, poi a capire tutte le varie luci, le varie, il benvenuto che si avvicina, tutte queste varie effetti che può fare la macchina, e il spegnimento di fari ritardati, tu puoi regolare tutto quello che vuoi. È tanto personalizzabile. Questa è la fatto dell'energia, abbiamo 82% di batteria caricata, qui posso come regolarmi per caricare la batteria, se programmare una ricarica ritardata o al momento, o se caricarla solo per 2 ore, si può gestire tutto come vuoi, la gestione della ricarica. Scusa Loris, vedevo che hai anche il V2 Load, sì. Questo qua che quindi puoi caricare un accessorio. Esatto. Questa è una bella cosa, vai a fare campeggio, ti metti là. Esatto. O l'auto magari, scusa, la bicicletta elettrica. Mi carico, puoi caricarti la bicicletta. Qui è il discorso guida, come ti dicevo prima, che puoi modificarlo anche da qua dal selettore, comunque eco, normale o sport, che poi anche da qua. Poi quando passiamo all'assistenza alla guida, tutti gli avvisi e i vari sistemi anticollisione e tutto quello che possiamo aggiungerci, attivazione di corsia, i vari mantenimenti e tutto. Se per caso ti controlla se stai aprendo la porta, se arriva una bici, cioè ha di tutto di più, basta che se andiamo avanti qua. Gli avvisi all'allontanamento ti dice se la macchina, se stai qua fanno col telefonino che non si fa, ma se la macchina davanti riparte ti dice e ti scrive guarda che la macchina sta ripartendo, cioè è completa. Sì. Climatizzazione. Qua è la varia regolazione della luminosità, del vario sistema è un'app display per tutte le varie regolazioni che abbiamo. Impostazione del veicolo, e qua è la programmazione del portellone, quando puoi aprirlo, sì, la sensibilità, il tergicristallo, le solite cose che abbiamo, però qua è tutto digitale. Il blocco porta puoi impostarlo da qua, qua abbiamo i display, i vari sfondi, la luminosità, tutto quello che
che vogliamo definire per avere sulla nostra schermata. Qua abbiamo le varie connessioni. Quindi può fare anche da hotspot e collegarsi dentro, già una SIM dentro. Scusa. E poi eravamo arrivati al suono. Qua abbiamo il suono per la navigazione, per le chiamate, per il volume e tutto quello che consente. Qua abbiamo quello per l'attivazione dei comandi vocali. Esattamente. Okay. Perché ecco, questa è una cosa che mi hanno chiesto, perché dicono che non ci sono più i tasti, no, fisici, e quindi ci sono i comandi vocali però che poi dirgli alzami la temperatura, abbassami la temperatura. Questo fa tutto con i comandi vocali. Questa è la forza. Dici ciao Moda e gli spieghi il comando che vuoi. Ecco, è partita. Esatto. Mi dispiace. Spiacente. Al momento non sembra che abbiate aperto alcuna pagina e non potete operare in questo modo. Abbiamo detto ciao Moda e lei è partita con. Avete visto quanto sensibile è. Qua il sistema con la versione. Esatto. È tutto qua. Questo è qui. Poi qua è la climatizzazione in base a come la vedi. Qui passiamo alla pagina delle app. E altro l'auto è completa di tutto, cioè non gli manca niente praticamente. Esattamente. Tutto quello che serve c'è. Beh, auto molto interessante. E non abbiamo parlato di prezzo. Ti ricordi quanto l'hai pagata? Questa costa intorno di listino, deve essere sui 42 qualcosa, l'ho pagata intorno ai 40. Non è... Con qualche mi hanno fatto qualche pacchetto sui tagliandi e qualcosa. Sono stati molto aperti. Molto gentili. Sì, no, dico, 40.000 euro che sembrano tanti adesso, ma se vuoi prenderti una macchina un po' più... Come ti dicevo prima, guardando i brand che avevo messo in competizione per capire, siamo giù del prezzo e con molti optional in più. Questo è il tutto. Poi con gli anni vedremo se la scelta è stata... Però oggi sono felicissimo. Aspetta che giro... Eccoci qua. Allora, eccoci qua. Qua c'è anche Federico che ci sta assistendo. E che dire, secondo me questi qua stanno facendo passi a gigante, non indifferenti, insomma. E stanno anche col prezzo, ma anche con la qualità ci sono. Sì. E magari faremo una prova fra 2 anni, vedere com'è andata, come va, se ci sono usure di plastica o cose del genere. Io ho fatto un MG dopo 4 anni, è ancora perfetta, quindi ci siamo anche con la qualità. Loris, grazie di averci dato la possibilità di vedere la tua auto. Se ci sono delle domande fatemele pure, poi in qualche modo vi rispondiamo da lui che la usa e che quindi ha portato dei dati per come la usa lui, e che a me sembra la cosa più azzeccata anche come scelta. Signori, grazie a tutti, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ciao ciao! Ciao!